Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tutti chiusi in quarantena, purtroppo, lo sappiamo, ma c'è una domanda veramente tanto ricorrente che mi state facendo praticamente su tutti i social, cioè cosa succederà al tuo campionato? Cosa succederà al campionato della Formula 1? Si correrà la MotoGP? Sono domande lecite, anche se è molto complicato rispondere, dato che non sappiamo ancora noi personalmente quando riusciremo a uscire di casa a oggi, che è il 26 marzo, siamo ancora nel pieno dell'emergenza, quindi figuriamoci se si può sapere quando inizieranno i campionati e via dicendo. In ogni caso cerchiamo in questo video di analizzare Formula 1, MotoGP e i miei campionati e capire quando potrebbero iniziare, cosa potrebbe succedere e che scenari ci si prospettano nel futuro prossimo. E mi raccomando, se non è la prima volta che state vedendo i video e vi piacciono, vi ricordo di iscrivervi al canale, perché è una forma di supporto che soprattutto in questo momento per me è molto importante, dato che sono impossibilitato come tutti voi a svolgere la mia attività. Quindi una iscrizione da parte vostra è veramente importante. Detto questo, sigla e poi iniziamo. Cosa sta succedendo in questo momento? Come abbiamo visto, Formula 1 ha annullato il primo Gran Premio in Australia, anche se sembrava stesse per partire, ma hanno trovato un positivo ad Albert Park, quindi già da lì un casino, perché con tutti gli assembramenti che ci sarebbero potuti essere sarebbe veramente esploso tutto. Punto 1. E proprio nel circus hanno trovato un positivo facendo dei tamponi nel team McLaren, e da quel momento è successo il pandemonio. Hanno dovuto annullare il Gran Premio a 3 giorni dall'inizio, danni incalcolabili, ma Liberty Media, l'organizzatore del campionato, essendo americano, non aveva ancora bene il polso della situazione, non aveva ben capito cosa stava facendo. Al contrario invece in Europa, che la pandemia era già esplosa e quindi la situazione veniva presa molto più seriamente. A quel punto, dopo l'annullamento del GP d'Australia, si sono susseguiti tutti gli altri annullamenti, tra cui il GP del Bahrain, che come avete visto ho corso personalmente in virtuale. Ci facciamo andare bene un po' tutto in questo periodo, lo so bene che tutti preferiremmo vedere i veri piloti correre in pista. Successivamente il GP dell'Azerbaijan, anche quello è stato cancellato, e al momento voci di corridoio parlano di un fermo della Formula 1 fino a fine agosto. MotoGP molto simile, dato che il mondo è cambiato in veramente 3 settimane. All'inizio Ezpeleta faceva dichiarazioni del tipo no, corremo di sicuro 18 gare, adesso capiamo un attimo com'è la situazione, ma andando avanti nei giorni e con l'aggravarsi della situazione le dichiarazioni sono state sempre molto più diplomatiche e contenute, e anche lì si parla di un inizio di stagione veramente molto avanzato, più o meno attorno a luglio-agosto. Adesso arriva a me invece. Cosa è successo? Dovevo iniziare il campionato il 15 aprile, o meglio il campionato, la prima gara di allenamento, dove correva appunto anche Albert Nasca, e ce la siamo vista tranquillamente annullare, come la seconda gara, che era la mia prima di campionato, il 22 aprile, appunto a Misano. La FMI ha annullato tutte le competizioni sportive sul territorio nazionale da oggi, quindi 26 marzo, fino al 22 aprile. Quindi stanno tutti navigando a vista, perché si aspettano giorno dopo giorno le evoluzioni di questi contagi e soprattutto di capire la situazione in tutta Europa. Ma qual è il problema principale e la differenza tra un campionato come la Formula 1 o la MotoGP e il nostro? Io sono più positivo per il nostro campionato rispetto alla MotoGP o alla Formula 1, e adesso vi spiego il perché. Dobbiamo fare un ragionamento logico. Un sacco di persone pensano che questa epidemia da un giorno all'altro finisca, tutti usciamo per le strade, festeggiamo e via così. Purtroppo non sarà questo il metodo, perché è molto semplice. Abbiamo gli esempi in Cina, hanno fatto 3 mesi di lockdown completo
senza nessun minimo sgarro, al contrario di quello che stiamo facendo qui noi, con qualcosa aperto, qualcosa non aperto e via dicendo. Quindi secondo me, se non sarà uguale, il tempo sarà addirittura maggiore. Al momento notizie che arrivano dalla Cina da un canale diretto, perché sto portando avanti anche lì un progetto imprenditoriale che mi vede interfacciarmi con quel paese. La situazione oggi è ancora molto lontano dalla normalità. Si può uscire, ma c'è un QR code dove in poche parole lo Stato può tracciarti ovunque tu vada per capire se sei stato vicino a gente positiva o non positiva. Possono tracciare appunto i tuoi spostamenti per capire se sei stato a rischio o meno. Diciamo appunto una sorta di controllo totale e assolutamente divieto ancora di assembramenti tipo concerti, eventi sportivi e via dicendo. C'è da dire una cosa: Orwell col suo libro La fattoria degli animali ha solo sbagliato di qualche decennio, però è incredibile, ci stiamo avvicinando esattamente a quello. In ogni caso stiamo uscendo dal contesto, quindi torniamo ai nostri campionati. Cosa succederà seguendo la logica in Europa? Dal mio punto di vista, per le nostre gare sarà più semplice per il fatto che c'è pubblico ad assistere, ma non i numeri della Formula 1 o della MotoGP. Quindi se è solo un discorso di paddock, più quindi persone addette ai lavori, più possibilità di spalmare le persone che vengono a vedere su tutte le tribune dei circuiti, è una cosa che ancora si può fare, si riesce a fare, perché Mugello ospita una cosa come 100.000 persone, più o meno, non ho idea nei 3 giorni di gara, ma siamo attorno alle 20.000 persone che vengono a vedere il CIV o quelle gare lì, quindi capite che è molto più facile. Invece in una gara di Formula 1 MotoGP dove i posti sono 100.000 e vengono 103.000 persone a vedere la gara, è molto più complicato. Realmente e realisticamente, con tutti i problemi annessi, avendo tantissime persone e soprattutto la necessità di programmare tutto il campionato, sarà già tanto se quest'anno MotoGP e Superbike e Formula 1 riusciranno a fare una sorta di super campionato che inizierà attorno a metà estate, fine estate e arriverà a finire a dicembre nei paesi più caldi, con ovviamente molte gare in meno rispetto a quelle preventivate. Invece dal nostro punto di vista, per le nostre gare, che saranno 7 più una estera, si potrà avere un po' più di margine di manovra, anche perché essendo molte meno tappe rispetto a un mondiale si possono più comprimere in meno tempo e quindi sarà tutto molto più facile. Ma qui sorge un altro problema, che non è più un discorso di quando corriamo, quando non corriamo, ma inizia a essere un discorso di sponsor. Un sacco di aziende si stanno tirando indietro, ma ne parleremo nei prossimi video che andrò a fare, perché me l'avete chiesto anche questo in molti. Avremo veramente tanto tempo per parlare e vi racconterò un po' tutti questi retroscena, ma è ovvio che tutte le aziende tranne gli alimentari sono veramente in crisi e la prima cosa che vanno a tagliare sono le sponsorizzazioni, gli aiuti e le forniture tecniche, come può essere ad esempio i partner tecnici che avete visto in Cina. C'è stato un crollo del 90% delle vendite delle auto, quindi figuriamoci delle moto, degli pneumatici e via dicendo. Un altro grave problema per Formula 1 e MotoGP è che si stava anche parlando dell'opportunità di poter correre a porte chiuse, quindi senza il pubblico, per poter mandare avanti lo show e sopravvivere solo di diritti televisivi. Ma a questo punto sarebbe un grandissimo problema capire chi andrà a sostituire quel mancato introito, quel mancato incasso delle migliaia e migliaia di persone che ogni weekend vanno a vedere le gare di Formula 1 appunto o di MotoGP, ed è un mancato incasso veramente grande per le casse di Liberty Media o Dorna per le moto. Difatti anche il calcio ha tirato avanti per 2 o 3 weekend e è stato costretto a fermarsi, perché è proprio una spesa inutile andare avanti a spizzichi bocconi in quel modo. Quindi secondo me la scelta giusta è semplicemente aspettare che tutto sia nella norma o nella possibilità del contenimento, perché chiariamoci bene le idee: fino a che non ci sarà un vaccino questa storia non finirà mai. Quindi bisogna sempre tenere molto sotto controllo la situazione e sarà veramente complicato per quei settori che vivevano di assembramenti, come possono essere i concerti, gli eventi sportivi, gli eventi appunto pubblici.
sarà veramente un disastro, perché molti non lo sapranno, ma un sacco di team si tengono in piedi, soprattutto quelli privati, con gli aiuti di Dorna derivanti dagli introiti televisivi, ma perché dall'altra parte c'era anche un altro incasso che era quello del pubblico. Dal momento che Dorna deve tagliare gli aiuti ai team, cosa succede? Quando una squadra privata deve sostenere milioni di euro per andare avanti in una stagione. Sono tutti problemi che sto vivendo anch'io, ovviamente nel mio piccolo, perché gli spostamenti sono molto minori e il giro di affari è molto più piccolo rispetto alla MotoGP che gira tutto il mondo, ma in ogni caso lo sto vivendo assolutamente direttamente anch'io, e vi assicuro che non è facile. Addirittura, sono sincero con voi, io sto quasi sperando che salti tutto, in modo che saltino tutti i contratti e non ci siano clausole penali, perché al momento è un casino. Tu devi sostenere delle spese che pensavi di poter sostenere grazie a degli aiuti che magari adesso sono in bilico, non ci sono, come si fa, come non si fa. Invece se si è tutti fermi, buona lì, se ne riparla l'anno prossimo e quando sarà tutto a posto e si vede. Invece fino a che c'è una possibilità di correre, e alla fine secondo me si correrà come vi ho detto, bisogna proprio tirare avanti a gattoni, ecco. In ogni caso speriamo che questa situazione veramente si risolva in tempi relativamente brevi, soprattutto non solo per questi futili motivi nostri del possiamo correre o non possiamo correre, ma proprio per un discorso di salute in generale, perché molta gente ha perso i propri cari, soprattutto persone anziane che sono le più colpite, lo sappiamo, da questo maledetto virus. In ogni caso ragazzi, adesso dobbiamo stare in casa, giochiamo ai simulatori, giocate alla PlayStation, fate l'uncinetto, fate quello che volete, dobbiamo resistere ancora un pochino. Adesso la luce in fondo al tunnel è lontana, ma piccola si riesce a vedere, ed è quello l'importante. Quindi ragazzi, come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.